therefore, roughly we may say that if the projects are that complicated, that big, reporting must be very accurate. If you are dealing with the smaller projects whose results may be better appreciated in a simple way, then at that point your requirements for reporting will be less expensive. Magari vi faccio un esempio di caso in cui la misurazione in qualche forma è necessaria. E l'esempio è relativo all'iniziativa europea. La Commissione, in particolare il commissario Barnier, ha lanciato una cosa che si chiama Social Business Initiative, che in buona sostanza è un insieme di provvedimenti, alcuni già noti, altri che devono ancora venire, per favorire le imprese sociali all'interno dell'Unione Europea. E in questo momento la SBI ha due pezzi grossi già noti, uno che si chiama con l'acronimo PSI, che vuol dire Program for Social Change and Innovation, che in buona sostanza sono un po' di soldi che l'Unione Europea, la Commissione Europea per essere precisi, destinerà al business sociale. Come dire, c'è un sacco di fanfara attorno a questa cosa, va ridotta alla sua dimensione, sono 90 milioni di euro spalmati su 7 anni e 27 paesi, quindi non è che esattamente c'è da nuotare nell'oro, no? come zio Patrone, però è comunque una iniziativa ufficiale e la prima della SBI. E la seconda cosa è una regolamentazione europea nota come USEF, che in buona sostanza mette in piedi dei fondi di investimento che saranno specializzati nell'investimento in imprese sociali. Adesso per l'una e per l'altra di queste iniziative, poi fermami quando lo trovo, per l'una e per l'altra di queste iniziative la Commissione ha, particolarmente il commissario Barnier, ha chiarito e scritto nero su bianco che entrambe le iniziative saranno implementate sulla base di misure di impatto sociale che dovranno essere fornite per il PSI, per la PSI dalle imprese sociali che vogliono essere finanziate dalla Facility, questo dai 90 milioni di cui sopra. E per gli USEF si è posto il problema di dare delle direttive ai gestori dei fondi di investimento circa quali criteri usare per investire nelle imprese sociali, e devono essere criteri di misura. Quindi, siccome la Commissione ha messo giù nero su bianco, basta, dopo siccome la Commissione ha messo giù nero su bianco un requisito che entrambe le iniziative siano assistite da sistemi di misura, bisogna sognarseli, e questo è quello che il gruppetto in cui mi siedo quando vado a Bruxelles fa. To give you an example of what I mean by what we now need, I can talk you about, I will try to tell you where measuring is considered necessary today. The example is this: the European Commission, and in particular Commissioner Werner, launched the Social Business Initiative, the SBI. This is basically a package of actions, that some of which have already been taken, others will be taken in the future, that are targeted to promote the social businesses in Europe. The Social Business Initiative is really consisting of two main parts. On the one side, there is the so-called program to promote social change and innovation. That is something that is usually discussed about, and that involves money that the Commission will grant social businesses. Is this big money? Not enough, in fact, not so much money, because actually it's 90 million euros spread over 3 years to be broken down or to be allocated to 27 member countries, which means that it's not going to be big money.
but it's however the first actual initiative that has been undertaken in this field. The second point to be considered has to do with a new set of rules that have been passed by the European Union in the field of impact funding and impact investment, and that it's the so-called USEF initiative that will involves actually the action of mutual funds to be launched in favor of social businesses. Both of these initiatives were specified clearly by the Commissioner. It was specified, it was ruled that they will be implemented, they will have to be measured, and they will have to implement specific measure of social impact. These specific measure will have to be provided by the businesses or the organizations asking for funding in the case of the SDI, and they will be provided by the fund managers in the case of the USEF initiative. So this is what we are trying to do in the working group I was mentioning before. We are really trying to give some advice to the European Union, to the European Commission, in order to understand what the criteria might be to design these measures in the future. Adesso vi chiedo di andare per alzata di mano. Quanto c'è bisogno che descriva quali sono le fasi principali di un processo di valutazione con lo SROI? Prima di votare sentiamo la posizione di queste cose. Before I decide how to proceed, please raise your hand, show your hands. Do you need that I go through a detailed description of the different steps to be undertaken for an SROI? Allora, chi vota sì? Yes, vote, I should go through the steps. Okay, no votes, never do that. Okay. So, okay, una persona si annoierà. Allora, il primo passo di un'analisi SROI, ma io credo di qualsiasi metodo sensato di misurazione di impatto, e infatti nelle raccomandazioni del nostro gruppo di consulenti ci sarà non che sarà necessario fare un'analisi SROI, ma sì che sarà necessario avere una cosa che si chiama theory of change, la teoria del cambiamento. La buona sostanza è questa: quando un'organizzazione, che di solito è un'organizzazione del settore sociale, ma potrebbe anche essere un'azienda for profit o un'altra che non mi viene in mente, quando un'organizzazione si mette a risolvere un problema sociale, deve essere chiara su qual è il problema e come pensa di migliorarlo, quindi o di ridurlo o di risolverlo. Okay? Questa cosa è la theory of change. Okay? E il prototipo di una theory of change convincente potrebbe essere una cosa del tipo: se io prendo una persona che è schizofrenica e invece che metterla in comunità la metto a lavorare magari su una catena di montaggio dove gli schizofrenici sono molto bravi, poi vi racconto un aneddoto che a tradurre sarà da ridere. E li metto a lavorare, ottengo molti effetti positivi. Primo, la persona stessa è molto più contenta, okay? Si sente utile, non aggiunge altri problemi psicologici a quelli che ha già. Secondo, sollevo le famiglie, e le sollevo in due sensi. Uno, le sollevo dall'assistenza di una persona difficile da gestire, e due, sollevo che questa persona lavora e guadagna, e magari non solo la persona guadagna, ma anche i suoi familiari che daranno l'assistenza vanno a lavorare e guadagnano. Okay? Quindi
theory of change c'è un problema, e cioè abbiamo dei malati schizofrenici che non possono magari essere assistiti nella loro regione, questo succede, ok? Devono essere assistiti da qualche altra parte e stanno lì in comunità a un costo considerevole per le finanze pubbliche, non producono nulla e sono pure scontenti. Che faccio? Faccio qualcosa, per esempio faccio una cosa nota come budget di salute, che significa trasferisco il costo che l'amministrazione pubblica sostiene per assistere questa persona a una qualche cooperativa sociale o qualche consorzio meglio di imprese sociali. Queste mettono la persona a lavorare, è quello che succede di quello che ho detto prima, le persone più contente, i familiari sono più scarichi, la gente guadagna di più. L'amministrazione pubblica spende uguale o qualche volta spende meno. Ok, questa cosa si può fare, è stata fatta in Campania, è stata replicata in Umbria e stiamo cercando di farla replicare in alcune altre regioni nella stessa maniera. Quindi questo basta. We are talking about how it is why it is necessary to measure the social impact of our actions. In the work we are doing with the other experts, we are not going to recommend the EU SROI as the only tool to measure social impact. But what we will recommend is that there is one thing that is absolutely necessary, and this is to measure and to analyze the so-called theory of change. What do I mean by theory of change? When we have an organization, either a not-for-profit or a profit organization or a for-profit organization that works to solve or that works on a kind of problem, it must be very clear from the very beginning what kind of problem the company or the organization is going to work on, how it will work on this problem, and how it will try to improve, reduce, or solve the problem. And this is exactly what the theory of change is. And I can give you an example of, a true example of how the theory of change can be measured in actual facts. We take the example of a schizophrenic person that instead of being placed within a therapeutic community is sent to work perhaps in a workshop on an assembly line. This change in his life will have some positive effects. On the one side, it's positive effects on the moods of this person that will feel happier, will feel more useful and more motivated. Secondly, it will relieve the families that will have fewer demands in terms of care to be given to the patient. Then they will also have fewer economic problems. The patient will work, so will earn a salary, and perhaps the family that will be relieved from the usual burden will have more time to work somewhere. Let's imagine that, consider that in some cases these people have no places to go to be cared for within their own region in Italy, so perhaps they have to be sent to different regions. This involves a high cost for the community. The person in this case produces absolutely nothing, and the person is also unhappy. So the change, if you calculate what kind of change you can bring about in the life of this person, is something that you can really measure, because what you do is that you transfer the cost that is usually borne by the public sector for this person to a social cooperative, to a social kind of organization who will take care of the path followed by this person. And there will be benefits for all the people involved. At the end of the day, the amount spent by the public organization, by the public bodies as a whole, will be more or less the same, perhaps slightly less,
but it may be exactly the same amount of money. But the overall benefits for all the people involved will be increased. This is something that has been actually implemented in Italy. There have been some examples in a couple of regions, and we are now trying to replicate this procedure also in other regions. Io ci ho ripensato all'aneddoto, è troppo italiano, cioè richiede di fare un minimo di accento veneto, la traduzione non ha speranza. Però vi dico questo, chi non l'ha visto di voi, non fa sottolineare di come funziona il settore sociale, potrebbe vedere un film che si chiama Si può fare, che tra l'altro non è un film pesante, no? È un film carino, con Claudio Visio, c'erano anche degli attori relativamente noti, e racconta una storia, romanzando una storia vera, che è quella di una cooperativa sociale di Pordenone che recupera appunto delle persone con problemi mentali, e questa cooperativa diceva effettivamente ai suoi si può fare. Ecco, quello che vi invito a fare, se avete voglia, se vi interessa il tema, è, se vi vedete il film o ve lo rivedete, cercate di relazionare a quello che vedete, nel senso, dal film viene fuori qual è il valore sociale che combina una cooperativa. Okay? Forse l'esercizio che si potrebbe fare, che io ho fatto mentalmente, è benissimo, tutte le belle cose che raccontiamo sulle misure di valore sociale, quando la applichiamo a quella cooperativa sociale lì, no? Come verrebbero fuori? E secondo me una delle cose che concluderete è che SROI non è una buona sintesi del valore sociale che quella cooperativa sociale lì ha creato. Okay. So this is quite an Italian example, so I will briefly summarize, because he was recommending the Italian people to watch a movie, an Italian movie, where you can see a social cooperative that is working with mentally challenged people, and what you can see in the movie at the end is that the social value of what that cooperative does within society really stands out. And by watching that movie, if you then ask yourself whether the SROI would be a good measuring tool to measure the social value or what the cooperative is doing, is that in fact it would not be the ideal tool for measuring that truly. Nel caso di quella cooperativa sociale lì, perché nel caso di altre cooperative sociali che fanno lo stesso mestiere, in realtà è possibile fare un conto dei SROI che viene significativo e che dà una buona idea di quale sia il valore sociale creato in quei casi. Però prima di arrivare agli esempi, facciamo il secondo passo di un'analisi SROI, che è una mappa degli stakeholder. In realtà, come il precedente, non è che sia un passo che debba essere fatto soltanto se uno fa una valutazione SROI. Qualsiasi tipo di misura deve rispondere alla domanda: per chi stiamo misurando qualche cosa? Okay? E la risposta è che stai misurando per uno stakeholder fondamentalmente rilevante. Stakeholder in italiano è un portatore di interesse. Okay? Chi ha interessi rilevanti che girano attorno a un'impresa normale, diciamo for profit, un'impresa sociale o un'organizzazione di altro tipo. E la mappa degli stakeholder è una cosa che si fa in realtà anche nella pratica aziendale all'interno di qualsiasi progetto, di qualsiasi processo di project management. Quando uno mette in piedi una qualsiasi progettualità, anche, come dire, strettamente aziendale, no? Un aggiornamento di un sistema IT, per esempio, che sia un minimo complesso e quindi richiede uno sforzo di project management. Uno dei primi passi che il project manager deve fare è una mappa degli stakeholder e deve in particolare cercare di capire quali sono i più
importanti e quali sono quelli che possono incidere di più sul progetto. Stessa cosa, precisa e identica, all'interno di qualsiasi progetto sociale e quindi come secondo passo un'analisi visuale. What I was meaning by the previous example is that in that particular case, for that particular cooperative, the SROI would not be the ideal measuring tool, but for other social cooperatives, it would be quite an effective measuring tool to measure the social impact of any actions. Let's now move to the second step that is involved in an SRI analysis. This is the so-called map of stakeholders. And this does not apply to SRI only, but to any kind of measurement that you wanted to undertake. We need to ask ourselves, who is going to measure what? And the answer to this, and another thing is, not who is going to measure, but for whom are we going to measure something? So, which is the user or to whom is a measurement directed? The answer is we are measuring something for a stakeholder. There are different stakeholders in many actions, and when you are measuring something, you direct or you target your measurement to these stakeholders. This is the same within business companies. For any kind of project management, for any kind of project, if you wanted to enhance or to upgrade your IT system, you need a kind of measurement to be done in order to be able to measure what the impact of your project will be. So we need to understand in this stage which are the stakeholders who are the most important for our project and which are the stakeholders who most impact on the project. And this is true for social, for not-for-profit organizations, but also for for-profit organizations. Ok, il passo successivo pure non è una caratteristica unica dello SROI ed è quello di sistemare il piano di cambiamento, il piano che segue la theory of change, su una catena che parte dagli input, cioè dalle risorse che l'impresa sociale, supponiamo che sia un'impresa sociale per farla breve, che l'impresa sociale userà, mappa le attività che l'impresa farà, per esempio per inserire lavorativamente le persone con problemi psichiatrici, definirà degli output, cioè dei prodotti, e il prodotto per una cosa di questo genere può essere qualcosa del tipo di ore di lavoro prestate dalle persone inserite o un numero delle persone inserite. Ci deve essere una valutazione di cosiddetto outcome o risultato. Outcome è non quello che viene fuori dal prodotto, ma l'effetto che fa sul beneficiario. Okay? E quindi non il numero di ore di lavoro, ma il fatto che questa persona sia più contenta, quanto più contenta, gli fai un questionario prima e dopo, per esempio. I soldi che ha guadagnato, i soldi che hanno guadagnato i suoi familiari, eventualmente la soddisfazione dei familiari. Quindi questo è critico capire che c'è una differenza tra output e outcome, ed è critico capirlo perché la grandissima parte della rendicontazione sociale che io vedo in Italia misura l'output, ok? In realtà quello che sarebbe bene misurare è almeno l'outcome, ok? Cioè l'effetto che fa sui beneficiari. E se possibile l'ultimo pezzo della catena che non ho ancora menzionato, cioè l'impatto. L'impatto è l'outcome al netto di tutto quello che sarebbe comunque successo, indipendentemente dal fatto che io come business sociale ci abbia lavorato sopra. Okay?
Tra l'altro il famoso gruppetto che lavora a Bruxelles sta dicendo esattamente questa cosa, cioè un processo di misurazione degno di questo nome ai fini del PSI e della direttiva sui fondi deve avere dietro una theory of change, deve avere dietro una stakeholder map e deve misurare qualsiasi cosa voglia misurare a livello almeno dell'outcome e se possibile dell'impatto, ok? Non solo dell'output. Questo, come dire, lo vedo un problema in Italia, anche quando ci sono buoni livelli qualitativi di rendicontazione sociale. Io ho in mente in particolare una organizzazione che è assolutamente meritoria, fa un lavoro assolutamente eccezionale, lo fa con un modello che attira una quantità di donatori stupefacente per numero e regolarità con cui donano, okay? E fa un lavoro sicuramente, come dire, non dubbi che l'impatto sociale di questi sia positivo e molto alto. Opera San Francesco, fanno essenzialmente prima accoglienza, primariamente a Milano, hanno un bilancio sociale meraviglioso a guardarlo, ma dentro ci sono soltanto misure di auto, tonnellate di pane fornito alle persone che ne hanno bisogno, okay? Il numero di letti riempiti e quant'altro. Questo è un punto, e stiamo parlando di un punto di eccellenza nella rendicontazione sociale. Non, cioè vorrei chiarire, non sto parlando male di Opera San Francesco. Opera San Francesco è un'ottima organizzazione sociale, fa una cosa che ha sicuramente tanto impatto e fa anche un bel bilancio sociale, ma non misura l'impatto come sarebbe bene che fosse. Ok? Pagano l'università, non lo fanno. Ok, ciò nonostante è così. The third step of this kind of analysis involves a plan of change that must be prepared. This plan of change must define what the inputs used by the organization are. Then it must map the activities that will be provided by the organization, for profit, not for profit, it's the same. It needs to define all the outputs that will be obtained, for instance, man hours that are added by having a person work when this person didn't work, or number of people who are employed thanks to the project. So these are the outputs. And then the plan must also involve an assessment of the outcome, which is something different, which is the effect that the project will have on the beneficiaries. Usually you may take a questionnaire upstream and a questionnaire downstream. Is the person more satisfied, or what is the level of satisfaction of the person upstream and downstream? Is the person happier? What are the, has the economic condition or the economic standing of the family improved? Is the family happier after the action, and so forth? This is really different from what measuring outputs is. This is the impact on the beneficiary. We must consider that in Italy, at least, most social reports and social accounts just measure the outputs. They do not measure the outcome. And what I mean by measuring the outcome is really measuring this impact on the beneficiary. And when I talk about impact, I really refer to the fact of considering the outcome that is obtained and of subtracting from this, so the conditions that would have existed if the organization had not done anything. What I mean is what the group of experts, the panel of experts I'm working with is doing is really recommending one measuring system to measure the impact and to measure the real outcome. So what we are asking is that at least these projects must undergo a procedure to measure the outcome and, if possible, also to measure the impact.
And this is, as I said, a problem in Italy, because even very good social organizations have a real flaw in drafting their social reporting. I know, for instance, Opera San Francesco, that is a wonderful not-for-profit organization that operates mainly in Milan. They have a huge amount of donors, very regular donors, and they provide very good services, and it is clear that they have a social impact that is well appreciated. But what they do in the social reporting that they provide is that they only measure outputs. So they measure the tons of bread that are distributed every year, the number of beds that are occupied over the year, but they do not measure the real outcome nor the impact. But they are an excellent organization, and by the way, they pay a university to prepare their social report. So that you can understand. Okay, let's say they hire a university to prepare their social report. It says, I don't know whether they pay it, but at least there are some. There is academic work on the preparation of the social report. Dunque, mi interessa di cercare di finire il tempo, ho cancellato un po' di cose, per cui non vi finisco la catena dello SROI, perché tanto ci sono vari posti dove potete andare a vedere per conto vostro, e particolarmente ve ne consiglio uno perché è anche alla base del caso principale che vi userò per l'Italia. Allora, il caso che vi menzionerò si chiama Un campo nel cortile, ed è un'iniziativa di Fondazione Magnoni, che è una fondazione che sta dominando, di non mettere in piedi, ma rimettere a posto essenzialmente i campetti da calcio degli oratori dell'area milanese, lombarda, andando fino a Novara, e poi stanno cercando di espandersi. L'idea è di fare i campetti in erba sintetica e metterli in maniera che siano state of the art, i campetti, e che possono anche essere usati poi per essere affittati. Quindi contrariamente all'oratorio di quando io ero piccolo, di quando Adriano Celentano, solo per gli italiani, andava all'oratorio tanti anni fa, in realtà non era neanche Celentano, perché la canzone è scritta Paolo Conte, quindi stiamo parlando ancora di ancora del tempo prima, ma gli oratori dei miei tempi non affittavano il campo da calcio, cioè non affittavano assolutamente niente. L'iniziativa in buona sostanza consiste nella rimessa a posto dei campi da calcio e nel fatto di farne sia un posto che genera del denaro con cui può essere ripagato il costo della rimessa a posto, sia è un posto che serve da, diciamo, aggregatore del quartiere all'interno della parrocchia tipicamente, ma comunque del quartiere. C'è un libro che descrive l'iniziativa e calcola il social return on investment di questa iniziativa. Il libro è stato scritto da due professori della Bocconi che si chiamano Francesco Perrini e Claudia Burro, poi vi dico come si chiama, che non me lo ricordo. E lì dentro c'è anche una descrizione abbastanza completa del processo di SROI, del fatto in italiano si capisce, un libro di 100 pagine, me lo sono riletto venendo qua in treno, quindi non è niente di stra impegnativo. For the sake of time, I will not go through every single step of an SROI analysis, but I'm sure you can find it from many different sources. I will mention one that may be useful for Italians, which is in particular the kind of procedure that was used in the framework of a case that I will present in a while as an
important example of the social impact of these initiatives. I'm referring to an action that was undertaken by Fondazione Magnoni in the north of Italy, an initiative that is aimed at renovating the old playgrounds near the churches or the priories that are really in rundown state currently. So the idea is to renovate all of them, to use a synthetic grass and to have new playgrounds, especially for soccer, so that they may be used by the people of the district, but also they may be rented out in order to get money from these playgrounds. And the procedure followed in the analysis of this impact is really the typical and classical SROI, and it is very well described in a book that is only in Italian, unfortunately, that was written by two professors of Paolo University. Però prima di raccontarvi un cannone cortile e la sua misura di SROI, volevo anche dirvi che l'Italia secondo me è un po' indietro nell'applicazione di misure sociali e in particolare di SROI, e dirvi secondo me perché è indietro, cioè quali sono i driver principali della ripartenza. Al di là di quelli cosmici, culturalmente non ci piace tanto misurare, siamo meno bravi a organizzarci degli altri, però oltre a quelli ci sono secondo me tre driver che ci rendono secondo me ritardatari, soprattutto rispetto al mondo inglese, che un po' conoscono. Non ho la più pallida idea tranne quello che mi ha detto prima di quello olandese, ma da quello che ho sentito solo a Groningen hanno un network di tipo 300 aderenti che fanno SROI sui loro progetti. Questo è centinaia di volte il volume italiano, okay? Quindi anche l'Olanda è più avanti di noi. Rispetto all'Inghilterra, però, che è il caso che conosco un pochettino meglio, secondo me a noi mancano tre pezzi che ci potrebbero far fare i salti. Allora, uno, ci manca un pezzo di legislazione che potrebbe essere fatto molto semplicemente con un tratto di penna del ministro, okay? Che obblighi le amministrazioni locali a considerare l'impatto sociale nelle loro decisioni di allocazione di commesse pubbliche. Questo è in realtà una cosa che c'è nel Regno Unito, e benché non sia molto vincolante, cioè non è che l'amministrazione pubblica inglese debba per forza richiedere a tutti i suoi fornitori un calcolo di SROI di quello che fanno, non è così, ma deve essere attrezzata a assegnare un bando di gara a uno o un altro offerente anche sulla base di una valutazione di impatto sociale. Questa cosa in Italia è possibile nel senso che il codice degli appalti dà questa possibilità, ma non è richiesta, e di conseguenza se le amministrazioni locali sono volenterose lo fanno, e se non sono volenterose o più banalmente non hanno le risorse per farlo, non lo fanno. Okay. E questo è un punto 1 ed è molto importante per il governo del public procurement, cioè la fornitura di commesse pubbliche. Il secondo pezzo è un pezzo di infrastruttura, ed è che gli inglesi hanno a molta più rapida disposizione di quanto abbiamo noi delle suite di indicatori statistici che servono. Per esempio, qual è l'effetto della pratica sportiva sulla vita attesa degli individui? Okay. Questo è un pezzo di statistica fondamentale nel valutare l'impatto sociale del pezzo sportivo, ovviamente, no? Soprattutto quando è rivolto a certe categorie, anziani, disabili, no? E quant'altro. Per questo genere di pezzi di informazione l'Inghilterra è ragionevolmente organizzato. Okay? Ci sono delle risorse, tra l'altro se guardate sulla SROI Guide c'è l'indicazione di queste risorse.
okay? Dove stanno i siti dove si vanno a prendere questi numeri. Okay? Il bello è che probabilmente in Italia questi numeri ci sono anche, perché l'Istat non è mica male. In generale il sistema sanitario, il sistema statistico nazionale non è male nella produzione di numeri in Italia, ma non c'è alcuna organizzazione, non ci sono i portali dove questa cosa viene fatta. E la terza cosa è che ci mancano delle reti di consulenti, cioè è molto raro che le organizzazioni, particolarmente nel settore sociale, abbiano al loro interno l'expertise per fare una cosa complicata come una valutazione decisionale. Tutto sommato la Fondazione Magnoli, tenete conto che Ruggero Magnoli, che l'ha fondata, era precedentemente l'amministratore delegato di Viva l'Italia, non è uno che abbia delle difficoltà con i numeri, però la fondazione lo stesso ha preso due professori della Bocconi per fare la valutazione del salario di quello che combina, okay? Pensate un po' che cosa può fare la parrocchia locale, l'ordine religioso, no? Abbiate in testa che il 50% alla CIC e alla Spagna del settore sociale italiano è di ispirazione religiosa, okay? Quel mondo lì, ma tutto il mondo non profit, non ha enormi ammontare di expertise all'interno. Quello che necessita è una rete di consulenti, ma consulenti anche sulle cose base, gli aspetti legali, fiscali, contabili, come si mette in piedi un sistema contabile che registri nel tempo le cose che servono per calcolarsi un fatto sociale. Okay? Per fare questa cosa ci vuole della gente che mette il cacciavite dentro le procedure aziendali. Gli inglesi ce l'hanno, in particolare per gli aspetti contabili c'è almeno una società di consulenza che si chiama Banca, che ha un'intera pratica quindi un intero filone di gente che si occupa solo di questo, della rendicontazione sociale, e questi fanno SROI tra l'altro. Okay. Da noi direi che al momento non c'è, o c'è un patchwork di individui, fondamentalmente università e quant'altro, per fare questo mestiere. Quindi io credo che ci sia un'opportunità di business anche. Italy is really lagging behind in this field, and when I heard, speaking with Henke, I heard the number of organizations or individuals that that are trained to perform SROI only in Groningen. Well, that's that's a much higher number than the total we have in the total of Italy. I think we are lagging behind for some traditional reasons. We don't like measurements, we don't like organized things, etc. But also because we miss three basic pieces in this puzzle. First of all, we are missing a piece of law, a very simple piece of law, which exists, for instance, in the UK. In the UK, it's quite simple. There is an obligation, so it is compulsory for local authorities in the field of public procurement procedures to consider for public procurement only those companies who are equipped to measure the social impact of their activity. It's not compulsory, but they need to have to be equipped for this. This means that there is this provision from the local authorities in order for this system to be set up within the organizations. And I think that this would be possible in Italy as well, but it's not a requirement of the law, and which means that the companies are not getting equipped to perform these analyses. So there are some local authorities that are more willing to proceed in this direction, and if they have also the resources, perhaps they get equipped to perform measurement of the social impact. Otherwise, they simply don't care about it. A second point that we are missing here in Italy is that we do not resort to statistical indicators very much. So we do not have a set of statistical indicators we might use to measure social impact. In the UK, this set of statistical indicators does exist, and therefore they know that for infrastructures, for instance,
if a new sports installation is going to be constructed or built, it will be required to be able to measure the effect of this sports facility on life expectancy. And it's already organized, the statistical indicators are there, and they can be used. In Italy, we perhaps have enough statistical data. Our statistical institute, the National Statistical Institute, does provide data, but there is no organization on how to use this data. And the third thing we miss is that we do not have an organized network of counselors or advisors that are needed to perform these analyses, these measurements. Organizations, especially not-for-profit organizations, very often they come from a religious environment, and they are small organizations, and they are not organized. They lack the internal resources to perform analysis. So they have to they have to outsource this work when it is needed. What we would need here in Italy is to have a real network of advisors or counselors. They can advise about tax legislations, about laws, and about accounting procedures in order to organize the work to already file the data that will be needed over the time to perform an SROI analysis at the end of a project or of an initiative. This, on the contrary, does exist in the UK. They have a very good practice in this field, and they apply these principles quite commonly. So what we have here in Italy is a sort of patchwork. We have bits of competence here and there, but we still don't have an organized network for this. And I think that from this perspective, this may also provide some interesting business opportunities. Allora, finisco raccontandovi qualcosina sulla valutazione SROI di un campo nel cortile. L'idea generale è di un campo nel cortile, che è quel progetto di prima dei campetti del calcio, è di trovare un luogo di aggregazione all'interno delle parrocchie, per i quartieri, e anche quello di rimettere in piedi e come dire, adeguare un po' dell'infrastruttura fisica che c'è. Io non so qua a Genova, da dove vengono gli altri italiani, come sono gli oratori se ci sono, perché per esempio nel sud gli oratori non ci sono essenzialmente, ma se ci sono, quanto cadono a pezzi. Quelli di Milano nei miei tempi cadevano a pezzi parecchio, e rimetterli in piedi è una cosa che viene regolarmente posposta, no? Quindi un'idea era adeguare ai tempi il patrimonio proprio strutturale delle parrocchie e quindi dei quartieri, e tenete conto che l'idea generale di mettere le cose belle a disposizione delle persone svantaggiate è usualmente un'ottima idea, è usualmente una cosa che funziona molto bene. Per esempio, i programmi culturali e artistici, compresa la partecipazione diretta a teatro e al cinema per i carcerati, sono delle cose che generano evidentissimo il valore sociale nella testa della gente che partecipa. È una delle migliori prove empiriche, e c'è gente che sostiene che è l'unica prova empirica convincente del valore sociale delle arti. In generale il principio è mettere le cose belle a disposizione degli ultimi e in qualche maniera mettere i campetti belli a disposizione dei quartieri svantaggiati, perché questa cosa non si fa, voglio dire, a Milano in zona 1 nell'oratorio della chiesa di San Carlo, sotto Emanuele, non
so se c'è un oratorio in quella chiesa lì, se c'è non ha sicuramente bisogno di essere rimesso in piedi, che si fa nelle periferie problematiche, no? Questa cosa qua era uno degli obiettivi, no? Quindi rimettere in piedi la struttura fisica, 2, fornire un luogo di aggregazione, 3, fare il business, ok? Cioè fare i campetti da calcio che la gente poi potesse affittare. E tra l'altro io non so come sia qua, ma a Milano l'affitto di campetti da calcio non è un cattivo business, è una cosa anche abbastanza, non dico lucrativa, ma sulla quale si può vivere fondamentalmente. E queste sono le cose che l'analisi di SROI ha tutti gli effetti valutato. Quello che i due professori sono andati a vedere è stato l'effetto differenziale, cioè rispetto a quello che sarebbe successo altrimenti, di miglioramento delle strutture, miglioramento fisico delle strutture, il capitale umano creato, e questo è larghissimamente una questione di valorizzazione del lavoro dei volontari, e la terza cosa è qualcosa che ha a che fare col capitale relazionale, cioè quello che i sociologi chiamano di solito capitale sociale, e cioè il valore economico dell'insieme di relazioni che vengono generate a causa dell'iniziativa in campo nel cortile. Però devo stare attento come parlo perché il mio quasi omonimo Marco Ratti è un sociologo. Io ho detto una cosa che non è proprio giusta, la definizione dei sociologi di capitale sociale è l'insieme delle relazioni che gli individui possono avere, eccetera, eccetera. Il valore economico di questa la definizione usuale la do io, perché gli economisti ne hanno una realtà abbastanza diversa. Quella è la definizione e non il valore economico di quella roba lì. Ma il valore economico di quella roba lì è ciò che i due professori da Gruppo sono andati a calcolare da un campo nel cortile. E questo l'hanno fatto su 2 livelli, a livello del singolo campetto e a livello di tutti i campetti che Fondazione Magnoni ha messo in piedi. Cosa viene fuori? Viene fuori una creazione di valore di qualche centinaia di migliaia di euro e messo in percentuale dell'investimento finanziario che è stato buttato dentro, quindi messo in una misura di SROI percentuale, viene un numero dell'ordine del 16%, che è un numero realistico e perfino piccolo. Ma questo ve lo dico adesso in italiano e poi perché devo chiudere, perché a me sembra che uno dei difetti delle valutazioni di SROI che viene in giro, quelle inglesi primariamente, perché quelle italiane c'è un po' è che si vedono in giro dei numeri che non hanno nessun senso. Quando uno comincia a vedere SROI sistematicamente nell'ordine del 1000% o oltre, il dubbio che dentro ci sia stato messo di tutto e di più e che il tutto e di più sia stato valutato con una manica larga come quella del vestito di Mago Merlino esiste, ok? Quindi se Fondazione Magnoni viene fuori con un numero dell'ordine del 16%, tutto sommato trovo che sia stata usata la sanità mentale, vorrei calcolarlo. È perfino piccolo, nel senso che quel numero lì deriva da una creazione di valore totale dell'ordine di 1,5 milioni di euro contro investimenti finanziari dell'ordine di 6 milioni di euro. E uno si chiede se vale la pena di picchiare 6 milioni di euro dentro una cosa che produce 1,5 milioni. Non è 1,5 milioni, non è il valore scontato di tutti i flussi futuri, ok? È solo la creazione di valore tra il 2008 e il 2012, per cui è un numero piccolo anche per quel motivo. Però uno comunque si chiede. La risposta, secondo me, sta nel fatto, la risposta a questa domanda sta nel, poi davvero finito, sta nel fatto che in realtà molte delle cose che abbiamo detto, e cioè qual è il valore sociale di avere un centro di aggregazione? No. Qual è il valore per i 50 anni a venire di avere un oratorio che sta in piedi invece che un oratorio che crolla a pezzi in cui nessuno andrà? Okay. Piuttosto che qual è il valore del fatto che i ragazzini vanno a giocare a calcio e non a comprare letti,
questa roba qua i due professori non l'hanno misurata. Ok? È parte del lavoro sociale che bisogna misurare X, quello è il nome. Adesso io parlo. So this final part is a description of the case he mentioned before about revamping and renovating playgrounds in parishes. The idea, and this is a project that was undertaken by this Fondazione Manuel. Their idea was, first of all, to revitalize a place of aggregation for the neighborhoods, then to renovate infrastructures that were really run down. The old soccer fields were really old, with, they couldn't be used anymore by youngsters. And then the other idea was also to do business with the new fields in order for that to be rented out to anyone who would like to use them. The inspiring principle for this project was based on the fact that it is commonly thought that we should now prepare and provide beautiful things for the disadvantaged of our society. This is what happens also in performing arts with the prisoners, for instance, theater or movie actors from prisons that participate in these projects that do wonderful things and that seem to give a social value to arts. So this was the inspiring principle. This is what Fondazione Manuel did, and this is what the SROI analysis then tried to assess. This analysis tried to assess the difference compared to the pre-existing situation, the difference produced by the new facilities, by the human capital that has been created, and by all the relations that have been constructed thanks to the use of the new soccer fields. And this was calculated for one single field and for all the fields. And at the end of the calculation, the university professors calculated for the project an SROI of 16%, which seems to be a rather small but realistic figure. Scusate, soltanto questo scusate, ma c'ho il treno. I have a train to catch. I'm very sorry about this. My name is Marco Ratti. Please write to me at marco.ratti1@intesapaolo.com for any questions, or I think you can refer to the organizers for the details. Feel free to contact me anytime. Sorry to have to leave. I will make this story short, just to say that it seems to be a small number, and he said that the figures that you usually read sometimes in SROIs from the UK are huge figures in terms of SROI. Perhaps they get an SROI of 1,000% or more than 1,000%, which seems not very realistic. In this specific case, the value that was created thanks to this renovation work only for the period of 2008 to 2012 was 1 million euros. The total investment undertaken amounted to 6 million euros, and at the end you may say that an SROI of 16% is very low, is very little. So is it really worthwhile? Is it really worthwhile to invest that much for such a low SROI? You need to measure, and the professors who did the analysis did measure the social value obtained, the value that these renovated fields will have in 50 years from now when they will still be used by the districts and by the parishes,
and the value associated with the fact that there are now more kids that go and play soccer in the neighborhood instead of doing something else outside. But all these values were not actually measured in this analysis made by the university professors. So the final question Professor Ratti asked you is, so is it worthwhile, and should all these other social components of value be measured in an actual SROI? So it was the question.